state of mind. Siamo alla fine degli anni '80, quando una band italo-slovena completa le registrazioni del suo primo album, intitolato The Mark of the Beast. Il suo creatore, celato dietro il misterioso pseudonimo di Mr. Doctor, prende una decisione probabilmente unica nella storia della musica. L'album non sarà mai pubblicato e l'unica copia, con copertina dipinta da lui stesso, resterà per sempre custodita nelle sue mani. È da questo gesto estremo che nasce la leggenda di una delle band più misteriose, geniali e affascinanti mai esistite, i Devil Doll. Like the shaman who ingratiates himself in the deity of the animal he hunts, seeking possession with the spirit of the beast. To the innocent, they did win. The spirits of the great Attivi dal 1987 al 1996, anno della loro ultima pubblicazione, i Devil Doll nacquero dalla volontà di un personaggio enigmatico che si celò dietro lo pseudonimo di Mr. Doctor. Un artista che solo 20 anni dopo la registrazione del primo disco rilevò finalmente il suo vero nome, alimentando così per decenni il mito e il mistero attorno alla sua figura. Per sua espressa volontà, in quasi 10 anni di attività, tutti gli album della band furono stampati esclusivamente in edizioni limitatissime, arricchite da inserti particolari, spesso scritti di suo pugno, cofanetti curati nei minimi dettagli e una miriade di riferimenti nascosti al cinema e alla cultura. Il nome della band venne scelto in riferimento al film di Todd Browning del 1936, The Devil Doll, un'opera dalle atmosfere oscure e surreali che ben rispecchiavano l'immaginario di Mr. Doctor. Grande appassionato ed esperto di cinema muto e noir, il giovane veneziano negli anni collaborò con la Cineteca di Lubiana in Slovenia, paese dove un suo film venne addirittura trasmesso dalla televisione nazionale con tanto di colonna sonora realizzata dai Devil Doll. Anche il suo pseudonimo riflette questa passione per il cinema e per l'immaginario letterario. Mr. Doctor, infatti, richiama direttamente il celebre Dr. Jekyll e Mr. Hyde, sottolineando il fascino per l'oscuro, il teatrale e il grottesco che caratterizzava tutta la sua opera. In the day of wrath, the hungry marionettes wake up, collide, wild birds of soul usher in the race of chaos. Scelto così il nome della band e definita la direzione artistica che avrebbe dovuto seguire, quella che, come dichiarò lui stesso, mirava a rompere i confini dei generi musicali, Mr. Doctor pubblicò un annuncio su una rivista specializzata alla ricerca di nuovi musicisti. La frase che accompagnava l'annuncio recitava: «È minimamente probabile che un uomo diventi grande tanto è più dominato dalla ragione. Pochi possono raggiungere la grandezza, e nessuno nell'arte, se non sono dominati dall'illusione». Una volta radunati i musicisti, alcuni dei quali suggeriti dal tecnico del suono dei Laibach Giuri Toni, scelto poi per seguire le registrazioni, i Devil Doll si spostarono a Lubiana negli storici Tivoli Studio per incidere il loro primo lavoro, The Mark of the Beast. Un'opera che, come accennata all'inizio del video, è avvolta da un'aura di leggenda. Ne venne infatti realizzata una sola copia, custodita ancora oggi da Mr. Doctor e mai pubblicata ufficialmente. Yuri Toni però restò sbalordito quando scoprì che dopo tutto quel lavoro l'album sarebbe rimasto un pezzo unico senza ulteriori copie.
Fu allora che il tecnico propose di continuare a collaborare solo a patto che i dischi successivi venissero davvero pubblicati e resi accessibili al pubblico. Mr. Doctor accettò e da quel momento ebbe inizio la vera storia discografica dei Devil Doll. Dopo quell'accordo, i Devil Doll tornarono in studio per registrare il loro secondo album, The Girl Who Was Dead, il cui titolo prese ispirazione da un episodio della celebre serie televisiva britannica The Prisoner, trasmesso per la prima volta il 21 gennaio 1968. L'album venne registrato in studio in un'unica presa, con Mr. Doctor che alternava canto e recitazione nello stile estremo dello Spriggesang, un canto parlato, sviluppato all'interno dell'espressionismo tedesco e reso celebre da compositori come Schönberg in opere come Pierrot Lunaire. Questo stile conferì ai brani un'intensità teatrale unica e immediata, che diventò una caratteristica inconfondibile della band. Alle registrazioni parteciparono numerosi musicisti, sia italiani che sloveni, tra cui 2 ragazzi ancora minorenni, il pianista Edoardo Beato e il chitarrista Albert Dorigo, entrambi provenienti dalla band Iter Magister. Il disco venne ufficialmente pubblicato il 4 marzo 1989 in edizione limitata a 1200 copie dalla Hardy Records, un'etichetta indipendente creata nel novembre 1988 e gestita da alcuni fan dei Devil Doll. Tuttavia è importante ricordare che durante il primo concerto assoluto della band, il 22 dicembre 1988 in Slovenia, venne distribuita al pubblico una cassetta contenente la registrazione dell'album. Successivamente, ma sempre nel 1988, il vinile fu stampato in 500 copie con inserti diversi tra loro e scritti a mano da Mr. Doctor. Di queste, 150 copie furono distribuite al termine di un altro spettacolo dal vivo, mentre le restanti vennero distrutte e bruciate dallo stesso, con la spiegazione che tutti coloro che dovevano ricevere una copia l'avevano già ottenuta. Because they don't know you are already Dead. face to face. Shut up in the cage of time. The man and I shine by fate, fate, fate in the degree absolute. Sebbene la pubblicazione del disco fosse avvenuta in tiratura limitata e senza alcuna promozione, per precisa scelta di Mr. Doctor che rifiutava qualsiasi interesse per un successo mainstream, quel misterioso lavoro riuscì comunque a catturare l'attenzione di una ristretta comunità di appassionati. Attraverso il passaparola e il tape trading, il nome della band iniziò lentamente a diffondersi, alimentando una leggenda destinata a crescere nell'ombra. Proprio per la loro originalità, i Devil Doll riuscirono a incuriosire appassionati di ogni genere, dal metal alla musica classica, dalla musica cinematografica al progressive, conquistando un pubblico trasversale e sempre più affascinato dal loro mondo enigmatico. Nella primavera-estate del 1989, l'artista italiano si mise al lavoro su quello che avrebbe dovuto essere il terzo album, The Black Holes of the Mind. Un'opera che, come lui stesso dichiarò in una delle rarissime interviste rilasciate negli anni successivi, venne suonata più volte dal vivo ancora prima di essere registrata. Parallelamente, con la partecipazione dei membri dei Devil Doll, si esibì anche in alcune interpretazioni dedicate al compositore espressionista tedesco Hans Eisler. L'esibizione fu registrata, ma non vide mai la luce a causa di alcuni problemi legati ai diritti d'autore. Nel settembre dello stesso anno iniziarono le prove, seguite dalla prima esecuzione dal vivo, di un'altra opera completata proprio in quel periodo, Heliogabalus.
Mr. Doctor raccontò come il brano fosse nato quasi per caso. Scritto il giorno prima precedente l'ingresso in studio, non fu mai provato e le parti vocali vennero completamente improvvisate. Il concept dell'opera prendeva spunto dalla figura del più controverso e dimenticato tra gli imperatori romani, Eliogabalo, salito al trono giovanissimo per la sua bellezza ritenuta divina. Incarnazione estrema di eccentricità e depravazione, fu presto assassinato e la sua memoria cancellata dal Senato romano. A causa del budget limitato messo a disposizione dalla Hurdy-Gurdy Records, The Black Holes of the Mind non poté essere pubblicato come album indipendente. Una sua parte venne rielaborata e presentata con il titolo Mr. Doctor, affiancata dalla nuova composizione Heliogabalus, dalla quale l'intero disco prese il nome. L'album fu l'unico a non contenere tracce nascoste, ma anche il primo a distinguersi per una copertina tra le più enigmatiche dell'intera discografia dei Devil Doll. La cover ritrae l'interno di un teatro popolato da una moltitudine di figure provenienti dal mondo della musica, dello spettacolo e del cinema. Un vero e proprio mosaico di riferimenti e citazioni che si intrecciano come in un palcoscenico immaginario. Tra questi personaggi compaiono Antonio De Curtis, in arte Totò, Conran Wade nelle vesti del personaggio del film L'uomo che ride, l'immancabile Patrick McGowan di The Prisoner, lo stesso Mr. Doctor in compagnia di Patty Hamill e altri numerosi volti celebri. L'artista raccontò che nell'opera Mr. Doctor si era ispirato alla confessione di una delle prime fan dei Devil Doll che gli aveva confidato alcune esperienze difficili vissute in ambito familiare e trasse anche spunto da alcune storie di casi criminali che aveva studiato mentre lavorava come medico in diritto specializzato in criminologia. L'album venne inizialmente pubblicato in vinile con una tiratura limitata di sole 50 copie, per poi essere ristampato in 900 unità sia dalla Hurdy-Gurdy Records sia dal David Doll Fan Club, quest'ultima con una copertina differente. Così come il precedente The Girl Who Was Dead, anche Heliogabalus prosegue lungo il percorso di sperimentazione e fusione di generi che definisce l'universo sonoro dei Devil Doll. L'album intreccia progressive rock, musica classica, teatro, dark cabaret e suggestioni gothic, dando vita a un'opera complessa e profondamente evocativa. Le composizioni si sviluppano come lunghe suite teatrali, in cui orchestrazioni solenni e melodie malinconiche si alternano a passaggi più scuri e tempestosi, dando vita a un continuo gioco di contrasti. Al centro di tutto si staglia la voce di Mr. Doctor, profonda, drammatica, a tratti ossessiva, capace di trasformarsi continuamente, rendendo l'esperienza sonora ancora più intensa, coinvolgente e cinematografica. Non a caso Mr. Doctor è stato definito l'uomo dalle 1000 voci. Con Heliogabalus i Devil Doll confermano la loro natura di progetto fuori da ogni categoria, unendo arte, musica e teatro in un linguaggio unico, sospeso tra follia creativa e visione assoluta. While pure and deranged, my poor little sister, I deflower or drive her red, my red soaking blade into the boring blood of benefactor's heart, into the boring blood of benefactor's heart. L'anno successivo, nel 1991, ci fu un cambiamento anche nella formazione. Alcuni musicisti, che fino ad allora si erano sempre divisi tra due gruppi, uno italiano e uno sloveno, lasciarono il posto a nuovi membri, tra cui il pianista Francesco Carta, che entrò ufficialmente nella band. Come raccontò lo stesso Mr. Doctor, si trattò del lavoro più intenso di tutti, registrato in circostanze drammatiche durante la guerra jugoslava. Della metà italiana del gruppo, solo il batterista Rob Dani e il pianista Francesco Carta ebbero il coraggio di attraversare il confine, mentre gli altri si ritirarono il giorno prima dell'inizio delle registrazioni.
Un altro musicista che si unì all'ultimo momento fu Michele Fantini Jesurum, compagno di scuola di Mr. Doctor per 8 anni e straordinario improvvisatore all'organo a canne. L'album trae ispirazione da un'Europa pre-seconda guerra mondiale, avvolta da un'atmosfera di decadenza, incertezza e morte imminente, una condizione non troppo diversa da quella che si viveva per le strade a Lubiana in quei giorni. Come spiegò Mr. Doctor, quel clima rifletteva anche la sua angoscia personale, che rese la sua interpretazione vocale colma di disperazione e tormento. We are just sketches of man. We are just sketches of man. Caught in a wicked vortex. Caught in a wicked vortex. Where tattoo non data between being God or being damned. Tattoo non data between being God or being damned. A conferma della straordinaria creatività e della profonda cultura di Mr. Doctor, in quel periodo l'artista iniziò anche a girare un film intitolato The Sacrilege of Fatal Arms. Alcuni estratti della pellicola furono proiettati durante l'esibizione dal vivo dei Devil Doll il 4 marzo 1992 nella suggestiva cornice della chiesa di Tornovo a Lubiana, dove la band si esibì in una performance di Sacrilegium e dove inoltre furono registrate le parti d'organo per l'album. La stessa performance fu trasmessa da Radio Televizija Slovenia, la rete nazionale slovena, all'interno della trasmissione domenicale Zdravo, accompagnata da una lunga introduzione di Mr. Doctor. Tuttavia, a causa di una forte censura applicata proprio a quell'introduzione, Mr. Doctor decise di non concedere più interviste in futuro. Sacrilegium venne poi pubblicato nel maggio del 1992 sia in formato CD sia in vinile, quest'ultimo in un'edizione limitata a sole 900 copie. Per quanto riguarda il film, The Sacrilege of Fatal Arms venne concepito non solo come un'opera cinematografica, ma come un'estensione diretta di Sacrilegium. La sua colonna sonora, registrata negli stessi studi, includeva infatti gran parte della musica dell'album, riarrangiata e remixata per adattarsi alle immagini. A essa furono aggiunti circa 30 minuti di materiale inedito, composto e inciso appositamente per accompagnare le scene della pellicola. L'album venne poi pubblicato in CD in un'edizione limitata di 900 copie, che a conferma della crescente attenzione, seppur all'interno di un circuito underground nei confronti dei lavori dei Devil Doll, andarono esaurite nel giro di pochissimi giorni. Dopo l'uscita dell'album, all'inizio del 1993, i Devil Doll tornarono in studio a metà anno per provare a registrare una nuova ambiziosa composizione concepita dalla mente di Mr. Doctor, The Day of Wrath. Tuttavia, proprio durante quel periodo, un grave incendio scoppiò nei Tivoli Studios, mettendo in serio pericolo il progetto e la band stessa. Fortunatamente, Mr. Doctor e Yuri Tony riuscirono a mettersi in salvo, ma tutte le cassette contenenti le registrazioni andarono irrimediabilmente distrutte tra le fiamme. Dopo l'incidente calò un lungo silenzio attorno ai Devil Doll. Per molti sembrò la fine della band e si diffuse la voce che il progetto fosse ormai definitivamente sciolto.
Poi, seppur in un contesto diverso da quello musicale, all'inizio del 1994 Mr. Doctor riemerse sulla scena pubblica, accettando di tenere un corso universitario organizzato dal Museo del Film sloveno. Le sue lezioni si trasformarono in veri e propri eventi, ospitati sia dal Museo sloveno che dalla Cineteca Nazionale. Parallelamente l'artista si dedicò anche alla scrittura, firmando una serie di saggi critici per la rivista cinematografica Ekran, a conferma della sua inesauribile curiosità artistica e intellettuale. Successivamente, nell'estate dello stesso anno, i Devil Doll riapparvero improvvisamente sul palco per alcuni concerti non annunciati, i primi dopo oltre un anno di silenzio. In queste rare esibizioni venne presentata l'opera Dies Irae, accompagnata da una nuova lunga composizione intitolata The Carnival of Souls, quest'ultima però destinata a rimanere inedita. Out are the lights. Out all. And over each quivering form, the curtain comes down like a funeral. A funeral pall. With a rush of storm, while angels pale and silent, rising and unveiling a film that we are witnessing the tragedy. And its hero, its only hero, is... In seguito a quei concerti segreti, nell'autunno del 1994, Mr. Doctor decise di riprendere in mano il progetto e registrare nuovamente Dies Irae, nato dalle ceneri del precedente The Day of Wrath distrutto dall'incendio nei Tivoli Studios. Questa volta, oltre ai vari musicisti e cori già coinvolti, fu invitata a partecipare anche la soprano croata Norina Radovan, una delle più giovani soliste d'opera, membro del Teatro Nazionale Sloveno di Opera e Balletto di Ljubljana dal 1990, che tra l'altro, dopo la collaborazione con i Devil Doll, nella primavera del 1997 si esibì in città insieme al celebre Luciano Pavarotti. You will not get out of eternal peace. You will not get out of eternal peace. Suddenly, the void feels your firstborn vibration. Just the still splendor Of your icy walls. Come spiegò lo stesso Mr. Doctor in un'intervista, Dies Irae si sviluppa su due piani. Da una parte offre riflessioni profonde sull'amore, sulla vita e sull'aldilà, fino all'idea estrema di sacrificare la persona amata per garantirle la vita eterna. Dall'altra, l'opera ha un livello più intimo e personale. Nei testi, nell'artwork e nella musica si nascondono centinaia di piccoli dettagli, citazioni e riferimenti. Indizi capaci di rilevare le influenze e le esperienze che hanno plasmato l'anima di Mr. Doctor nel corso degli anni. L'album venne registrato principalmente presso gli Academic Studios in Slovenia, ma anche in altri luoghi selezionati per la loro particolare acustica e atmosfera. In modo speciale, le parti d'organo furono eseguite sul maestoso grande organo del Santuario di Monteberico, a Vicenza, che conferì alle registrazioni una profondità e una risonanza particolarmente ricche e suggestive. Tra violini solenni, organi maestosi, pianoforti malinconici e chitarre distorte, Dies Irae dei Devil Doll si apre come un'opera monumentale, sospesa tra musica sinfonica, teatro scuro e rock progressivo. Ogni sezione del disco è costruita con una cura maniacale per il dettaglio e attraversata da una tensione costante tra sacro e profano e tra bellezza e terrore. Pubblicato nel febbraio del 1996 e come da tradizione Devil Doll in edizioni limitate,
l'album vide la realizzazione, su richiesta dello stesso Mr. Doctor, di alcune versioni speciali in sole 25 copie e altre in 350, tutte di straordinaria fattura e curate fin nei minimi particolari, divenute oggi autentici oggetti di culto per collezionisti e appassionati. Purtroppo però Dies Irae rimane l'ultimo capitolo ufficiale dei Devil Doll, un vero e proprio testamento musicale che racchiude tutta l'essenza della band. Tra le centinaia di dettagli presenti nell'artwork spicca un'immagine con la scritta The Curse is Over, interpretata da alcuni come un riferimento agli incendi dei Tivoli Studios e da altri come un simbolo della fine della band. Dopo questo lavoro imponente, Mr. Doctor si ritirò progressivamente dalle scene, avvolgendo il progetto in un alone di mistero e silenzio. Fu solo nel 2007 che un'improvvisa rivelazione riportò inaspettatamente alla luce il nome dei Devil Doll. Durante un'intervista a Mario Pancera, autore del libro 45 Revolution, una monumentale enciclopedia del punk che raccoglie oltre 3.000 singoli e 2.000 artisti, lo stesso Pancera svelò di essere in realtà Mr. Doctor. La confessione, inattesa e quasi incredibile, confermò l'identità dell'enigmatico leader e trasformò il mito dei Devil Doll in leggenda vivente, lasciando i fan sospesi tra realtà e mistero, tra musica e mito, e con la speranza di poter un giorno ascoltare le nuove composizioni di cui lo stesso Mr. Doctor ha confermato l'esistenza. You can't eat the heart out of my mystery. You cannot escape alive. You belong to death.